Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questo berretto ad uncinetto, che è il berretto ad uncinetto secondo me più semplice e bello che possiamo fare. È un tutorial che dedico a tutti i principianti dell'uncinetto e se ci sono altre cose da principianti che vi piacerebbe che facessi, fatemelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video e io, se posso, vi accontento. Questo berretto è veloce da fare, si può usare in due modi, così com'è, un po' lungo, che cade un po' dietro, oppure risvoltando il punto elastico diventa un berrettino giusto sulla testa. Le misure dipendono dalla testa della persona per cui state facendo il berretto. In ogni caso la lavorazione è elastica e quindi andrà bene anche se lo fate un po' più grande o un po' più piccolo, ma in generale quando facciamo un berretto facciamo la circonferenza sempre più piccola di quella della testa per cui lo stiamo facendo. Il mio berretto, per esempio, misura circa 25 cm su metà circonferenza, quindi ha una circonferenza di circa 50 cm e la mia testa è di 56 cm, quindi un po' più piccolo. L'altezza è assolutamente a piacere, il mio è alto circa 25 cm. Per fare il berretto ho usato un filato bello grosso, molto bello, morbido e caldo. In questo modo potete usare un uncinetto grosso e il lavoro andrà avanti spedito e ovviamente avrete un berrettone bello caldo per l'inverno. Il filato che ho usato è il Wool Ball della Mondial, sono gomitoli da 200 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 400 metri, 30% rana vergine, 70% microfibra. Sono consigliati uncinetti da 4,5-5. All'interno trovate anche uno schema per fare questo collo che c'è nella foto. Io per il mio berretto ho usato un uncinetto da 5 mm per fare la parte del punto elastico e un uncinetto da 6 mm per il corpo del berretto, ma voi se volete potete usare un uncinetto da 5 per tutto il berretto. Il mio berretto pesa circa 75 grammi, vuol dire che con un gomitolo possiamo fare due berretti, per esempio una coppia, oppure possiamo aggiungere una coppia di guantini senza dita o un collo più semplice di questo. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il sito web della merceria Arcobaleno dove potete trovare questo filato anche in altri colori. Questo berretto è chiaramente un berretto unisex, però quando ho scelto i colori li ho scelti pensando alla versione maschile del berretto. Nel canale trovate molti altri tutorial di berretti ad uncinetto, nella descrizione del video vi lascio la playlist con tutti gli accessori ad uncinetto che ho fatto finora, in cui potete trovare appunto anche molti altri berretti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, questo filo lo passiamo sotto e lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E facciamo un numero di catenelle giusto per l'altezza che vogliamo per il punto elastico del nostro berretto. Io per esempio ho lavorato 9 catenelle, lavoriamo una catenella in più ed ora partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi nel mio caso 9 punti bassi. E questa è la riga 1. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga che ripetiamo per tutta la lunghezza che ci serve per il punto elastico del nostro berretto.
Iniziamo dal primo punto, che è questo, e ruotando un po' il lavoro vediamo la catenella dei punti bassi, che è questa, che è un po' dietro rispetto a come teniamo il lavoro. Entriamo solo nella mezza catenella dietro di ogni punto, cioè incosta dietro, e lavoriamo un punto basso in ogni punto, prendendo sempre solo la mezza catenella dietro di ogni punto. All'inizio, se serve, girate un po' il lavoro, ruotate un po' il lavoro per vedere il punto. E lavoriamo un punto in ogni punto. All'inizio magari contateli perché è facile perdere il primo o l'ultimo punto della riga. Nove. Una catenella, giriamo al lavoro e ripetiamo così: un punto basso in ogni punto, incosta dietro. Ho lavorato 63 righe. Voi potete lavorare un numero qualunque di righe, l'importante è che sia dispari. Le mie 63 righe misurano circa 46 cm e la circonferenza della mia testa è di circa 56 cm. Però la lavorazione è elastica, ho misurato la circonferenza sulla mia testa e ho visto che va bene così. Vediamo come contare le righe. Contare le righe in questa lavorazione è molto semplice. Vedete che la lavorazione è un po' in rilievo. Queste linee, questi fili, sono i fili che non abbiamo lavorato nella lavorazione in costa dietro, quindi è la costa davanti. Questo forma una linea in rilievo. Questa è una riga. La riga successiva la vediamo perché invece è all'interno del lavoro. Questa, poi di nuovo c'è una riga in rilievo, una riga infossata e così via. Quindi per contare basta contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Quindi abbiamo lavorato tutto il punto elastico che ci serve e abbiamo un numero dispari di righe. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo le catenelle iniziali tenendole sul davanti. Davanti abbiamo le catenelle iniziali e dietro l'ultima riga del lavoro. E qui lavoriamo una riga di punti bassissimi per unire, prendendo da una parte le catenelle iniziali e dietro prendiamo la costa dietro, quindi continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato in tutte le altre righe, prendendo solo la costa dietro. E lavoriamo un punto bassissimo, porto fuori il filo e lo porto fuori direttamente dall'asola sull'uncinetto. Prendiamo la catenella iniziale successiva e il punto successivo incosta dietro e lavoriamo un punto bassissimo e in questo modo lavoriamo tutti i punti che abbiamo. E in questo modo uniamo la parte con la cucitura, è il rovescio del lavoro, il dritto è dall'altra parte. E questo è il risultato. Proseguiamo tutto il resto del berretto lavorando intorno alla circonferenza che abbiamo creato. Siamo sul dritto del lavoro, facciamo una catenella e lavoriamo un punto basso per ogni riga. Una riga è quella in cui vediamo la costa, quella in rilievo,
entriamo in testa alla riga e lavoriamo un punto basso. Una riga è quella che vediamo infossata e anche qui entriamo in testa alla riga prendendo sempre almeno 2 fili del punto e lavoriamo un punto basso. E continuiamo in questo modo, lavorando un punto in testa ad ogni riga. Se non siete sicuri di dove entrare, aprite bene il lavoro. Un punto lo fate appena dopo la costa in rilievo e un punto lo fate subito dopo dove c'è questo forellino. Se volete potete entrare direttamente nel forellino oppure appena sopra, prendendo solo 2 fili di questo punto. E alla fine facciamo un punto anche nella cucitura. E da qui cominciamo a lavorare a spirale, non chiudiamo il giro, lavoriamo direttamente un punto basso nel primo punto basso che abbiamo lavorato e poi un punto in ogni punto, prendendo tutto il punto normalmente. E se vogliamo, nel primo punto del giro possiamo mettere un marker per ricordare appunto qual è l'inizio del giro. E continuiamo a girare in tondo lavorando punti bassi, un punto in ogni punto, praticamente fino ad arrivare all'altezza che vogliamo per il nostro berretto. Ho lavorato 29 giri lavorando punti bassi, come abbiamo visto, a spirale, un punto in ogni punto. Il numero di giri da lavorare dipende da quanto lungo volete il vostro berretto. Se volete che sia giusto sulla testa, ovviamente lavorate qualche giro in meno. Se volete che sia lungo e che cada un po' dietro, continuate a lavorare e questo potete deciderlo voi misurandolo sulla vostra testa oppure sulla persona per cui state facendo il berretto. Questa parte l'ho lavorata tutta con un uncinetto un po' più grosso, ho usato un uncinetto da 6 mm perché volevo una lavorazione un po' più morbida e un po' più larga. Voi potete continuare a usare lo stesso uncinetto che avete usato nel punto elastico oppure un uncinetto un po' più grande, come preferite. Da qui in poi lavoriamo un paio di giri di diminuzioni per poi chiudere il berretto. Indipendentemente dal numero di punti che avete nel giro, una volta raggiunta la lunghezza che volete per il berretto, lavorate un giro di diminuzioni lavorando 2 punti, 1, 2 e mettiamo il marker nel primo punto del giro e una diminuzione e per la diminuzione entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo, nel punto successivo portiamo fuori il filo e chiudiamo insieme il punto. E ripetete questa ripetizione fino alla fine del giro. Se alla fine non vi trovate giusti perché vi manca un punto o avete un punto in più, non c'è problema, lavorate il punto in più o i 2 punti in più lavorando punti bassi normalmente. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, 1, 2, una diminuzione. Nel prossimo giro invece lavoriamo un punto e una diminuzione come prima. E ripetiamo un punto, una diminuzione. E lavoriamo tutto il giro così. E lavoriamo anche l'ultimo giro lavorando tutte diminuzioni, chiudendo i punti a 2 a 2.
Alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo lo infiliamo in un ago da lana e chiudiamo il foro che rimane. Entriamo in tutti i punti che abbiamo, questi sono i punti, entrando solo nella catenella esterna del punto, così da fuori verso il centro del foro, in tutti i punti. Una volta che avremo fatto tutto il giro raccogliendo tutti i punti, tiriamo il filo e chiudiamo il foro. I punti sono tutti questi fili che vediamo girare intorno. Possiamo ripassare tramite i punti per chiudere più saldamente. Così, e poi passiamo l'ago all'interno. Rovesciamo il berretto, dietro facciamo un nodo e nascondiamo il filo. Tiriamo bene in modo che il forellino sia chiuso perfettamente. E una volta nascosto bene il filo, tagliamo. Nascondiamo anche il filo iniziale. E il berretto è pronto. Questo berretto è semplicissimo da fare, come avete visto. Anche un super principiante può farlo ed è veloce perché il filo che abbiamo scelto è bello grosso. Lo potete usare così, lungo, oppure, come abbiamo detto, risvoltando il punto elastico. In questo modo diventa un berretto normale che segue la forma della testa. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi piaccia e che vi sia utile per iniziare appunto a creare cose meravigliose ad uncinetto. Ditemi quali altri tutorial basici vi piacerebbe vedere e io, se posso, vi accontento. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, per voi è gratuito e per me è un grande aiuto. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!